Ciao a tutti amici di Guidrive e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere ci troviamo in un posto dove siamo già stati. Siamo nel mio studio e come potete vedere alle nostre spalle non abbiamo qualche quattro ruote, ma abbiamo una vera e propria collezione di numeri quattro ruote che hanno una particolarità molto importante, che ne è scaturito poi l'iniziativa da parte nostra di voler creare con voi questo nuovo format dedicato a un sguardo al passato. Una nostalgia, se vogliamo. Ragazzi, questi quattro ruote sono degli anni 70, 80, 90, 2000, quindi ovviamente vanno a riprendere tutte quelle auto, tutte quelle rubriche, tutte quelle problematiche, quelle discussioni che trattavano quegli anni lì. Quindi di conseguenza troveremo in primis tutti i prezzi in lire. Andremo poi a vedere insieme auto che al momento erano considerate come auto magari di poco mercato, di nicchia, e che adesso invece sono state totalmente rivalutate poiché diventate auto d'epoca, young timer. E soprattutto andremo a vedere tutte quelle auto che magari lì erano state presentate come prototipi e nel tempo lo sono diventate, o al contrario invece sono del tutto sparite. Insomma, una rubrica che dà uno sguardo al passato, perché attualmente il mercato si porta delle grandi novità, ma sono soprattutto novità dal punto di vista tecnologico, ambientale, che sono importantissime, però non dobbiamo dimenticare le radici della nostra passione. E quale modo migliore se non un bel tuffo nel passato, grazie a questa splendida collezione di cui tu sei in possesso. Prima però di andare a scoprire la prima di questa rubrica, il primo video di questa rubrica, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche cliccando sul campanello e se vi va di dare anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram. Iniziamo col botto, 4 ruote di settembre 1989, ragazzi, in copertina una leggenda Golf GTI del 1990. Tra l'altro, non so se notate, piccola anticipazione, una prova della Ferrari F40. Provata la Ferrari miliardaria, quindi un'auto che all'epoca era da miliardaria, ovviamente stiamo parlando di miliardi di lire. Il sogno, diciamo, a cui tutti ambiscono. Esattamente, e se notate, se leggete qui lire 5000, noi con una app per vedere un po' la conversione storica, quindi in base all'inflazione della lira con l'euro, appunto il cambio della lira con l'euro, vi faremo vedere oggi appunto quanto sarebbe costato con l'inflazione. Questo 4 ruote nell'89 valeva l'equivalente, o più che altro costava l'equivalente di 5,16 euro. Quindi tutto sommato un prezzo abbastanza a fuoco e molto simile a quello attuale dei numeri di quattro ruote. Certo. Adesso però apriamolo con questa carta ingiallita dagli anni. Ovviamente 4 ruote all'inizio aveva e ha tante pubblicità, iniziando dall'Audi 80, zincatura totale della carrozzeria, 27 fasi di lavorazione, 10 anni di garanzia contro la corrosione. Pubblicità, qui c'era una rubrica per la voce dei lettori. Io sinceramente devo essere sincero, non sfoglio il 4 ruote moderno, tu sì, mi confermi che è molto simile. Possiamo dire che l'organizzazione generale di alternanza iniziale delle prime pagine di quattro ruote riporta comunque tanta pubblicità quanto alcune rubriche esterne, classici test drive o le prime prove, confronti, che attualmente continua comunque a mantenere quattro ruote. Però ovviamente all'inizio era pubblicità, qui gli accessori Alfa Romeo. E ragazzi, qui fermiamoci un attimo, perché qui c'è la pubblicità di un whisky. Oggi pubblicità del genere, correggimi se sbaglio, non se ne vedono. Non ne troviamo più insieme ai tabacchi. Tabacchi che vedremo anche in altri numeri di quattro ruote d'epoca, li possiamo definire, perché ovviamente adesso la pubblicità è molto restrittiva sulle riviste e sull'editoria, però all'epoca c'erano, quindi pubblicità di alcolici. Sava era, diciamo, l'equivalente di FCA Bank, potremmo dirlo, per Fiat, quindi servizi finanziari del gruppo Fiat, dice qui in basso, e qui più veloce di una Lancia, perché diamo un attimo un contesto: nell'89 Lancia vinceva e stravinceva nel rally, quindi più veloce di Lancia c'è solo Sava. Spiegato un po' il mistero di questa pubblicità spettacolare. Più che spettacolare, ragazzi, non so voi, ma io personalmente, ma penso anche tu Peppe, abbiamo un po' questo feticcio delle pubblicità d'epoca, e vi devo consigliare un profilo Instagram che si chiama Make Car Ads Great Again, ve lo scrivo qui. Seguitelo perché mette un sacco di pubblicità vintage di automobili, a volte anche di moto se non sbaglio, ma è stupendo vedere nel tempo come sono cambiate. All'epoca erano tutte con questo layout sfondo nero,
scritta in grassetto bianca. E soprattutto, ragazzi, tante scritte, come potrete continuare a vedere. Una pubblicità non si soffermava come ai giorni nostri soltanto e solo, ecco, su un'immagine molto particolare come quella di questa croma, ma c'era anche un trafiletto, un qualcosa che veniva comunicato, quindi non solo attraverso quello, ma anche ad informazioni, dati tecnici, consumi, a volte anche gli stessi prezzi e motorizzazioni all'interno della pubblicità. E adesso arriviamo a una delle più belle pubblicità di questo giornale, quella della Croma, la cosiddetta auto blu dell'epoca. C'è sempre meno tempo per fare discorsi seri, in compenso c'è più spazio. Secondo me i riferimenti ai discorsi seri era alla classe politica, ma la Croma, con questa pubblicità in stile totalmente VHS, con questa aberrazione cromatica, scusate il gioco di parole, è bellissima. Questi portici probabilmente era Roma, non lo so, dato che la targa è Roma. Probabilmente Torino, dato che mamma Fiat essendo lì. Può essere. Linea. Questa era la pubblicità della 164 che pubblicizzava la sua linea aerodinamica con un coefficiente CX di 0,30, uno dei migliori della categoria, insomma, pubblicità spettacolari di Alfa Romeo. Diciamo che con questo sfondo del cielo dà quasi la parvenza di essere un caccia pronto a puntarti per essere poi raso al suolo. Esatto, si avvicina sempre più questo stile anni 90 delle pubblicità, siamo a fine anni 80, settembre 89. Vedete qui un altro alcolico, il gin, cosa che oggi sarebbe impensabile pubblicizzare su una rivista. Un'icona, Ford Sierra. Questo è il tuo ambiente, dai, diciamocelo. Non a caso la pubblicità parte con una frase molto molto marcata: formula unica, Ford Sierra, vederla e vorrerla. Diciamo che sicuramente questa immagine è molto accattivante. Il trafiletto di cui vi parlavo già prima riporta ovviamente i dati tecnici di quest'auto, quindi cavallaggio, velocità di punta, 0-100, e ovviamente anche un richiamo agli interni che erano sportivi ma al tempo stesso lussuosi, ricercati e accessoriati. Perché era la Executive, quindi penso per qualche rappresentante. In parallelo si aveva appunto un'auto molto prestante ma allo stesso tempo di un certo livello, con delle rifiniture un po' più alte rispetto all'entry level sicuramente di quegli anni di Ford Sierra Cosworth. Questa molto yuppie, molto anni 80 col sigaro, molto Wall Street con Michael Douglas. La pubblicità di un prodotto che sicuramente non utilizzeremmo adesso, né tantomeno era molto diffuso, anzi forse molto di nicchia, un organizer digitale, qualcosa di elettronica, molto ricercato. Ma questo è Nino Frassica? Un Nino Frassica giovanissimo, molto giovane, che pubblicizzava un'assicurazione, una polizza assicurativa. Pazzesco. Assurdo, ragazzi. Qui abbiamo un Ivan Capelli con i capelli. Esatto, non volevo dirlo ma è la verità dei fatti. 30 anni fa, a differenza di oggi, lo troviamo nelle nostre telecronache in Formula 1, è totalmente pieno, ricoperto dei suoi capelli. E la prossima pagina, ragazzi, se fossimo in un'orchestra, se fossimo all'opera, sarebbe il punto massimo, perché si gira una pagina e ci si trova il cospetto della Ferrari F40, febbre a 40, una pubblicità fatta tutta con una grafica digitale, perché su questo territorio quasi lunare, quasi desertico, con questi fumi rossi del cavallino di Maranello. E fai caso a una cosa, oggi ci si lamenta molto del fatto che quando magari un tester prova, una Lamborghini, tra i vari pregi si lamenta della lentezza del sistema infotainment e si dice ma è assurdo, cioè tu seguirai una Lamborghini e vai a pensare allo schermo infotainment. All'epoca, tra i difetti, si lamentava, a parte il cambio lento dell'F40 che per me è assurdo, ma la scarsa visibilità posteriore. Cioè, obiettivamente, nell'89 tu stai provando l'F40 e riesci a trovare l'oggettività della critica della scarsa visibilità posteriore. Ma sarò io poco oggettivo, ma non so che dire su quest'auto. Diciamo che io personalmente mi ero invece soffermato molto di più su ciò che c'era scritto, ovvero un costo di partenza di ben 375 milioni, prezzo non molto abbordabile dalla stragrande maggioranza della fascia di fetta della popolazione italiana, e quindi di conseguenza, come vi diceva Carlo, un qualcosa di quasi assurdo trovare un difetto ad un'auto così prestigiosa e iconica. Ma ai giorni nostri qui avrebbe un prezzo di 375 milioni di lire, nell'89 valgono come 386.703 euro e 56 centesimi. In proporzione siamo rimasti abbastanza simili. Più o meno, sì, è chiaro che questa è un'auto che adesso vale, non voglio neanche pensarci quanto, però sì, è molto interessante questa finestra qui, perché non è una foto, è un disegno dell'abitacolo dell'F40 con tanti piccoli numeretti, un indice con tutti i comandi e la strumentazione. Sono 32 punti, pomello per la regolazione della temperatura dell'aria, tachimetro elettronico, insomma
se uno non aveva la fortuna magari di poter ammirare dal vivo l'F40, poteva studiarsela con un singolo numero, con la rubrica Top Car, tra l'altro, di 4 ruote. Qui un altro disegno con tutta la sua ingegneria e la sua meccanica, il telaio. Qui abbiamo invece appunto molta importanza su tutto il comparto trasmissione, trazione, cambio Sì. e motorizzazione. Sono cose che oggi magari conosciamo a menadito riguardo all'F40, però all'epoca poterla studiare in questo modo. Il mitico V8 derivato da quello della GTO, Sì, lì ne sì. abbiamo uno spaccato. L'88, sì. E qui ovviamente la prova su strada, tra l'altro Ivan Capelli che provava l'F40, la prova in pista con un bel drift se vogliamo, e anche una prova contro un elicottero Agusta. Cioè, voglio dire, cosa puoi chiedere di più negli anni 80? Un F40 e un elicottero? Meraviglioso. Ah, questo mi sa che l'elicottero è utilizzato per le foto aeree. Oggi abbiamo i È droni molto a probabile. disposizione. La tecnologia si è evoluta in 30 anni, di conseguenza lì si cercava di unire l'utile al dilettevole, quindi Sì. una foto molto bella, quella di un contrasto auto versus aereo, elicottero in questo caso, e utilizzarla magari anche per degli scatti molto molto belli come questo qui in Un bel pista con rolling shot. l'F40. Sì. Un altro drift a ruote fumanti. Ora, l'auto di copertina, Golf GT, Golf del 1990, un'auto presentata nel 74, poi rinnovata con decine di milioni di unità. È Una arrivata- delle auto, scusami se ti interrompo, Sì. se non l'auto più iconica del gruppo VAG. Qui l'abbiamo appunto in derivazione in allestimento GT con un bellissimo capallaggio di 160 che all'epoca suscitava sicuramente tanto emozioni, come adesso un 300-400 cavalli sulle corrispettive pro nipoti della sua appunto Golf GT. Sì. Tra l'altro a breve voglio fare anche un confronto, perché mi sa che c'è anche il prezzo della GT dell'epoca, ovviamente in milioni di lire, poi lo andiamo a vedere. Questa foto è spettacolare perché c'è la Golf su 3 ruote in curva. Una foto del genere all'epoca immagino quanto scalpore abbia suscitato. E qui c'è un prezzo, 40 milioni di lire. Vediamo un attimo, perché la F40 costava 375 milioni. Quanto costerà oggi una Golf GT? Beh, sicuramente per portarsi a casa una bella e accessoriata Golf GT andremo a spendere almeno 35 se non 40.000 euro. Esattamente 41.513 euro valeva questa Golf GT in lire nel 1989. E un classe G, un Gelandewagen. Tenete bene a mente quest'auto perché più in là in questo numero ci sarà un qualcosa di simile. Un'auto elettrica, 4 ruote che sviluppava un'auto elettrica con pannelli solari sul cofano e sul tetto, ma non solo, perché aveva, l'ho provato prima, un propulsore elettrico. Appunto, l'auto si muoveva grazie a questo propulsore elettrico nel posteriore. Ovviamente un'auto testata, provata in giro per Milano in quegli anni. Un bel esperimento, devo dire, molto... Sì, fa molto sorridere vedere questa microcar che per rendersi appunto autonoma e elettrica allo stesso tempo è praticamente riempita, come dalle precedenti immagini avete visto, di batterie abnormi e soprattutto è ricoperta anche di pannelli solari che integrano appunto la stessa autonomia dell'auto. Tra l'altro ruote piccolissime, forse da 9-10. Il vigile milanese che chiede se l'auto è omologata, insomma un'auto che suscita interesse come le auto elettriche oggi per le persone, diciamo, non del settore. E qui una bella sfida sulle ammiraglie a 6 cilindri, Mercedes 300e, Jaguar XJ6 e Alfa 164 V6. Bene, vi avevo detto prima di stare attenti e di mettervi bene in mente la Gelandewagen di Mercedes. Qui c'è il Pajero V6, Uno dei suoi principali rivali. Avete fatto caso a una cosa? Non c'era neanche un SUV nel mercato. Le uniche due auto off-road erano veramente off-road. Qui c'è una prova su strada, più che altro una prova fuori strada, porta abbastanza nostalgia e malinconia questo, no? Il fatto che anche oggi magari il classe G può andare in fuoristrada, però all'epoca era molto molto più spartano e più vero. Ferrari, qui con Cesare Fiorio, che era l'ex, diciamo, capitano, ecco, della Lancia nel rally, poi diventato anche della Ferrari in Formula 1 ai tempi in cui nell'89 correva Nigel Mansell, che possiamo vedere qui in foto. Insomma, Gran Premio del 1989 in Brasile.
Diciamo che fa molto sorridere vedere come negli anni non solo sia cambiato il mondo delle auto, ma anche il mondo delle Formula 1. Guardiamo come siano fatti più piccoli Sì. tutti quanti gli accessori, i componenti, lo stesso scafo, comunque Sì, sì. l'alloggio per il pilota che era molto più risicato rispetto a quello che è oggi, ma soprattutto molto molto meno sicuro. Solo una parola per questo quattro ruote. Spettacolare. Molto Ok, molto non è il bello. primo, nelle prossime puntate vi faremo vedere dei numeri ancora più vecchi, ma volevamo iniziare col botto, con la Golf GT, con l'F40, con le Alfa, le Mercedes di questo quattro ruote, ricapitolando, di settembre 1989, stiamo parlando di 30 anni fa. Abbiamo voluto Spettacolo. iniziare con un numero quindi molto importante, Sì. di conseguenza speriamo che questo format vi sia molto piaciuto, speriamo insieme a voi di essere stati bene o male esaustivi nel trattare le auto già trattate 30 anni fa dal nostro numero di quattro ruote, e diteci quindi insomma nei commenti cosa ne pensate circa sia le inquadrature che abbiamo utilizzato che le tipologie di auto trattate, e soprattutto se le abbiamo trattate come voi le volevate, se ci siamo soffermati nel giusto su tutte le auto all'interno di questo numero. Quindi fatecelo capire per i prossimi numeri. Insomma, se è un format che vi piace. consigli. Sì. Iscrivetevi al nostro canale, quindi attivate le notifiche con il campanello e seguiteci anche sui nostri canali social Facebook e Instagram. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!